Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche. Oh, grazie! Abbiamo il Papa Scorpione per i primi 15 giorni di dicembre. Molto bene, periodo di contratti, periodo di riconoscimenti, magari anche di promozioni, perché no? E ho come l'idea che qualcuno potrebbe iniziare a presentarsi al mondo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e la vedete anche qua, su questo tavolo, insomma. Bene, vi ricordo che in questo periodo sto pubblicando le previsioni per il primo semestre del 2024, trovate tutto nelle playlist del canale e ve ne lascio qualcuno qua dietro in fondo al video. Queste letture comunque sono di carattere generale, possono riguardare il lavoro, la famiglia, le relazioni di coppia. Diciamo che andiamo a vedere qual è l'energia più importante del periodo, ok? Poi ognuno di voi cerchi di applicare la lettura alla propria realtà. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia predominante per i primi 15 giorni di dicembre per lo Scorpione. E abbiamo un 8 di bastoni, la carta della morte, un 6 di bastoni, un re di coppe, ruota della fortuna, 10 di spade e appeso. Avete diversi arcani maggiori. Allora ragazzi, io qui ho l'idea che ci sarà un periodo di trasformazione nella prima settimana di dicembre, dovuto ad una notizia, ad una comunicazione che potrebbe arrivarvi. Adesso poi andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Però ho come l'idea che abbiate voglia di stare in pace, di essere riconosciuti. Tenete presente che qui avete 6 di bastoni e qui il Papa. Più o meno hanno la stessa energia per quello che riguarda il riconoscimento pubblico. E qui c'è un re di coppe. Il re di coppe può far riferimento a un padre, ragazzi, o a un capo. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dall'8 di bastoni. Asso di bastoni. Fante di pentacoli. Temperanza e regina di pentacoli. È come se ci fosse qualcuno intorno a voi che... Allora, o la notizia riguarda il fatto che una persona intorno a voi abbia bisogno di maturare un certo equilibrio. Vi dico una persona intorno a voi perché qui abbiamo due figure. O può essere che arrivi una comunicazione che in qualche modo inneschi un certo tipo di guarigione. Perché qui andiamo dal fante di pentacoli alla regina di pentacoli e in mezzo c'è la temperanza, c'è la guarigione. È anche una carta di pazienza, ma qui vi dico, secondo me non è pazienza perché quando c'è un 8 di bastoni le energie sono molto veloci. Io lo considero come carta un acceleratore delle carte che ci sono vicino. Quindi andiamo a vedere la morte.
appeso che avete qui alla fine della lettura. E matto, che è interessante perché avete tre arcani maggiori e vi dico, uno è di trasformazione, quindi di mutamento, l'altro è di un cambio di visione e la carta del matto è una carta di inizio, di impulso, di voglia di novità. È come se ci fosse un periodo di cambiamento per quello che riguarda la vostra staticità o il vostro sentirvi appesi, il vostro sentirvi statici, probabilmente è per quello che c'è l'asso di bastone al contrario, perché qualcuno qui non può agire. Però c'è come un nuovo inizio. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Abbiamo un 9 di pentacoli, un 8 di bastoni e un cavaliere di coppe. Sì, c'è voglia di indipendenza, c'è voglia di essere riconosciuti, di avere quel riconoscimento, di avere quella vittoria, quel ruolo, quel compromesso, perché vi ricordo che comunque il Papa parla anche di contratti. Per qualcuno è la volontà di avere un lavoro dipendente, di trovare finalmente un lavoro, diciamo magari stabile, ecco. Andiamo a vedere il Re di Coppe. È un 8 di pentacoli. Asso di spade e eremita. Qui qualcuno vuole trovare il successo nella vita lavorativa o in una carriera lavorativa, ragazzi. Però per certi versi, avendo anche la carta dell'eremita, ho come la sensazione che o vogliate fare le cose da soli, è come se qualcuno, vi dico come la sento, avesse un lavoro di tipo dipendente che non soddisfa e si vorrebbe cambiare lavoro, si sta cercando un altro lavoro di tipo dipendente, ma la realtà dei fatti è che si vorrebbe diventare autonomi. Ho come questa sensazione. Se quello non fosse il caso, ragazzi, vi dico che è come se ci fosse una sorta di allontanamento di questo re di coppe. Può essere a causa del lavoro o può essere una sorta di allontanamento nella quotidianità. Vi dico, ho come l'idea che manchi, non è che proprio manchi la comunicazione tra le due persone, però manca la chiarezza di intenti, cioè dire io voglio questo, io mi aspetto questo, tu cosa mi puoi dare? Anche fosse il vostro capo. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 9 di spade e asso di coppe. Ragazzi, devo dire che con la ruota della fortuna le cose cambiano velocemente e tra l'otto di bastoni, tra la morte, tra la ruota della fortuna, vi devo dire che sarete piuttosto centrifugati questo periodo. Qui c'è anche un asso di coppe, nasce qualcosa di nuovo. Qui abbiamo 9 e 10 di spade. È come se nella seconda metà nella seconda settimana di dicembre cambiasse la dinamica di comportamento, ci fosse questa possibilità di iniziare un nuovo lavoro, una nuova relazione, un nuovo modo di vivere l'amore, mi verrebbe anche da dire, e piano piano ci si lascia indietro, si chiude il capitolo precedente. Vi ricordo che il 10 di spade è l'arcano minore della morte. Quindi ho come la sensazione che il lavoro grosso lo farete la prima settimana di dicembre e la seconda saranno solo strascichi per chiudervi la situazione precedente. Andiamo a vedere questo 10 di spade. Ecco, morte di nuovo. 10 di spade di nuovo. Ragazzi, sì, sarà un ciclo chiuso. Sacerdotessa e re di pentacoli. Guardate, qui avevamo anche la regina di pentacoli.
È come se ci si proiettasse verso una maggiore concretezza, può essere un personaggio nuovo, un lavoro nuovo. Andiamo a vedere l'appeso. Vi dirò che i contratti potenzialmente possono arrivare, perché comunque avete la carta del Papa. 8 di coppe, 3 di spade e 10 di pentacoli, un'altra carta di contratti. Ragazzi, per qualcuno vi dico, si tratterà solo di accettare il fatto di... È come se riusciste a vedere le cose da un altro punto di vista grazie a questo momento passato con l'eremita, quindi in isolamento, in introspezione, in osservazione anche, perché molto lo fa l'osservare le dinamiche di comportamento proprie e degli altri. È come perché anche l'otto di coppe è l'arcano minore dell'eremita, quindi sento che è un po' come se fare questa sorta di cambio panni, come se mettetevi nei panni dell'altra persona o mettetevi nei panni di una nuova vita. Pensate a come potrebbe essere meglio, per esempio, non lo so, non dover più avere a che fare con quel collega di lavoro. Pensate quanto sarebbe bello, no? Insomma, ogni tipo di scelta, di presa di coscienza, di morte dell'ego, crea qualche tipo di dolore. Qui abbiamo un 3 di spade, però è a buon fine, diciamo così, perché poi abbiamo questa carta del 10 di pentacoli che mi indica un'unione, una concretizzazione, il raggiungimento di un risultato. Il Papa lo rivedo qui, quindi aspettatevi verso la fine della seconda settimana di dicembre qualche tipo di accordo, magari anche scritto proprio, qualche premio, l'aumento di stipendio, l'aumento di livello, le promozioni e i salti in avanti a livello lavorativo sono tanti. A livello economico vi dico anche, e potrebbe per qualcuno esserci qualche nuova prospettiva davanti a voi, sia che sia una persona, sia quindi un nuovo amore, però qui più che una persona è proprio, mm, come vi posso dire, nutrire un amore anche solo per qualcosa, non è necessariamente per qualcuno, però magari sì, per qualcuno ci può stare, ok? Fatemelo sapere poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere Osho che cosa ci dice. Nessuna cosa, ragazzi, di nuovo la carta del Papa. Praticamente è molto bella l'interpretazione che dà Osho perché vi dice di immaginarvi che questa sia una lavagna pulita e voi potete riscrivere la vostra vita, è la legge di manifestazione. E poi abbiamo la carta del controllo. Ok, quindi fate dei piani, dei programmi per tutto quello che vorreste. Iniziate a immaginarvi la vita che vorreste vivere, il tipo di contratti che vorreste firmare. Vi dico, potrebbe anche essere un cliente nuovo, eh? Vi dirò, se dovete fare qualche corso di aggiornamento, qualche corso che non c'entra niente col lavoro, magari per piacere personale, insomma, potrebbe essere quel corso lì il disinnescante di questa morte, di questo nuovo inizio, di questa trasformazione, del capire come mettersi nei panni degli altri, semplicemente per riuscire a lasciare andare, per riuscire a perdonare, fondamentalmente. Va bene, vediamo ancora un oracolo. Sento anche, riferito a questo bisogno di riconoscimento, vi staccherete da questo bisogno di riconoscimento proprio perché inizierete a vedere le cose da un'altra prospettiva, ok? Ma anche perché poi il riconoscimento arriva, quindi... Ok. Bella. Questa carta dice onoro come mi voglio sentire. Come mi voglio sentire, perché io posso volermi sentire triste o sereno, gioioso, allegro, speranzoso. È una scelta.
come ognuno di noi decide di sentirsi. Quindi scegliete, mi viene da dire, di essere felici, scegliete di andare verso l'abbondanza, verso la prosperità. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!